Ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Seconda parte di qualcosa che abbiamo interrotto, non dico sul più bello, ma quasi. Ed è stata un'interruzione anche incredibilmente sacra per quello che ha portato all'interno della qualità di ciò che state per vedere. Perché ho potuto leggere i commenti, certo, in realtà il documento era ovviamente in beta, non era definitivo già alla dichiarazione del contenuto iniziale, ma abbiamo avuto modo di lavorare in maniera molto dettagliata su quello che ci è stato detto, tanto che in realtà il PDF è pronto, quello che avrete distribuito in realtà, nonostante le ormai credo almeno 100 commenti e richieste ricevute di stamparlo. Io io potrei pensare di fare una cosa del genere dopo l'uscita del DLC e della sua versione finale e poterlo magari poi ampliare anche agli altri Souls e Bloodborne. Allora, l'idea di poter fare dei book è interessante, di poterli effettivamente stampare, però sarebbe una stampa antitetica all'imprenditorialità, ok? Perché sarebbe una stampa di qualcosa che comunque sarebbe distribuito digitalmente a tutti, o comunque facilmente a tutti. Una cosa che però posso effettivamente farvi vedere con non poca figaggine, è che le cose stanno prendendo una grande, grande, bella piega. Ah, però è arrivato il dolcetto, questo è molto importante. Un abbondante dolcetto, senza tisana. Però apro l'acqua per... In questo caso come si chiama? Io voglio sempre... La tisana è come il cappuccino, non esiste un orario, non esiste una data. Dovresti fare invece vedere piuttosto. Ah sì, il mio tè freddo di Naruto, che Lara mi ha comprato perché sono un bimbo grande. E va bene, allora prenderò il tè freddo. Ah, bello Shippuden. Ok. E poi c'è Sal. C'è Cell e Freezer. Ah sì, questa bellissima lattina. Tra l'altro non sono più in full screen, quindi sono piccolissimo. E i pinguì? I pinguini prima a Pasquetta. Mm, mm, mm. Va bene, grazie del dolcetto. Allora, vorrei farvi vedere se riesco. Oh, eccoci qua. Voglio farvi vedere questo. È un'idea di quello che potrebbe essere poi in effetti il book stampato nella versione di Elden Ring, che ovviamente non è assolutamente dietro le quinte, non sta arrivando adesso, però intanto è bello, vero? È bello, vero? Sono d'accordo. È veramente bellissimo. Vorrei farvi vedere una cosa. Questo. Allora, questa è la versione semi-definitiva di quello che sarà il book. Guardate che figata. Osservate come è migliorato. E questo è anche dezoomato, quindi i dettagli si fondono un po'. E in fondo tutte le fonti. Tutte le fonti dalle quali arrivano le descrizioni, deduzioni, traduzioni, speculazioni, intuizioni, analisi e approfondimento. Eccoci qua. Le cose si fanno bene. E vorrei farlo anche di tutti gli altri titoli, sì. Tra l'altro sono già in contatto con qualche esperto di cultura giapponese per Sekiro. Quindi insomma. Eravamo rimasti qui. Vi ricordate? Scusate, ma
È una giornata molto densa. Allora, non è detto che riuscirò... Perché la linea sta laggando oggi? E ieri, e l'altro ieri. Non è detto che riusciremo a finire stasera. Potrebbe esserci una terza live, perché purtroppo ho pochissimo tempo. Non sono nella casa nuova e ci sono persone intorno a me che continuano a aver bisogno della mia presenza. Quindi non posso stare online quanto vorrei. Non credo che riusciremo a finirlo, però intanto vedremo. Io mi metto a leggere, mi immergo in questa operazione di completismo e poi, mal che vada, la prossima volta avremo anche il testo giustificato. Dubs, Squadra Pluto, Vincent, Lorenzo Anzi, Enzo Triolo, Ragritz, Zenkesh, The Emperorix, Il Badge, Termi Alex, Bedmau, Ju, Swing Sultan, Zephyr, Amico Giangio, The Black Jackal, Blue Allen, Davi, Hey Johnny P, Carminozzo, Tristan Stark, Grimmerlin, Matteo, Farkr, Bilancia, Antonio, Marika Deca, Zierf, Andrenasca, Daddo, Vincent, Slash, Simo, Just Zimmo, Welcome to the Covenant, Strinch Hunter, The Marchio, anche a te, Bank 10, Antonio Nox, Eborin Penguin, El Doc Doc, Koz, Adam Teller, Sentaku, Cribble, Sentaku ancora, grazie, Astaroth, Scraccio, Arem, Francavilla, Sissa, Pleba, Mazia Brotti, Wiki Marcus, Albus, Seven Jordi, Devil, Aros. Quanti ragazzi, grazie di cuore del supporto e a quanto pare voler premiare questi progetti e questo modo di fare le cose bene. Sono contento. Allora, pronti? Non potrò darvi troppa corda perché voglio dedicarmi al contenuto. Chi è Radagon? Fatemi sapere se i volumi sono ok, va bene? Vi ringrazierò le sub, il supporto a fine live. Grazie di esserci. Come ormai sappiamo molto bene, la risposta a questa domanda è semplice. Radagon è Marika. Capire invece il come e il perché Radagon sia Marika è tutt'altro paio di maniche. Il mistero che avvolge le origini di questo personaggio è tale che, ancora oggi, la community non ha trovato una risposta definitiva e con questa domanda cercheremo di darne una, come sempre basandoci su ciò che il gioco ci mostra e dice al riguardo. Secondo le descrizioni, Radagon fece la sua prima comparsa durante la prima campagna di Liurnia, diventando in quel frangente noto come un campione dell'Ordine Aureo. Deduciamo quindi che la sua nascita risale al periodo post-Crogiolo, dopo la fine della guerra contro i Sacriderma. Tenendo conto di questa collocazione temporale e delle circostanze che girano intorno alla sua improvvisa apparizione, è possibile che Radagon sia il frutto di qualche cambiamento interno di Marika, probabilmente dovuto alla rimozione della Runa della Morte. Come abbiamo già discusso in precedenza, Marika è dea in quanto ricettacolo dell'Elden Ring e ogni modifica dell'anello si riflette sul suo portatore, come si vede quando Marika e Radagon finiscono in pezzi, dopo che la prima ha rotto l'Elden Ring. Grazie Zellot. Ti ringrazio in maniera più completa dopo. Grazie del supporto, ragazzi. Fight. Si potrebbe quindi dire, sempre seguendo questa pista, che Radagon è la conseguenza della rimozione della morte fatidica. Questo spiegherebbe non solo il colore rosso dei suoi capelli, che è lo stesso della Runa della Morte, ma anche il perché il nome del boss finale, in giapponese, non è semplicemente Radagon dell'Ordine Aureo, ma Radagon, Ordine Aureo, che senza articolo è interessante. Parlando invece del come, una possibile risposta potrebbe essere che il suo aspetto sia il risultato della cosiddetta runa del mai nato. Seppur adesso è dentro l'uovo di Rennala, e parte di un semidio che non ha mai visto la luce, si tratta pur sempre di una grande runa, ergo un frammento dell'Elden Ring. Sappiamo inoltre che l'uovo d'ambra è un dono che fece Radagon a Rennala molto tempo prima della disgregazione, e questo vuol dire che la grande runa non è mai stata presa da nessun semidio. L'unica opzione logica possibile è che Radagon avesse questo frammento dell'Elden Ring con sé fin dal principio, ovvero sin da quando è stato creato. Probabilmente la runa è la runa con cui Marika gli ha dato forma. Un'altra prova a favore di questa affermazione è che, a differenza delle grandi rune, il cui potere è stato snaturato dalla volontà dei semidei,
La runa del mai nato rimane invariata, tanto che non abbiamo neanche bisogno di accedere a una torre divina per sbloccare la sua benedizione. In parole semplici, il suo concetto imperante è rimasto immutato. Per questo si può anche teorizzare che questa grande runa incarna il processo di rinascita e reincarnazione che coinvolge la vita nell'interregno. Ma è solo una teoria. Sul perché Radagon è stato creato, infine, non ci sono, per adesso, risposte oggettive. Può darsi che Marika volesse rendere questo elemento estraneo, che sarebbe stato espulso da lei, utile ai suoi fini. Dopo la guerra contro i Sacriderma, c'era ancora tutto l'interregno da conquistare, e un generale in più non sarebbe dispiaciuto. Considerato che Radagon divenne cruciale per la vittoria contro Liurnia, ottenuta con un matrimonio e un patto di non belligeranza, direi che Marika ha scommesso sul cavallo vincente. Che legami ha però Radagon coi giganti, visti i suoi capelli rossi? E quanta validità ha la teoria secondo cui Radagon sia il modo con cui Marika si è liberata da una presunta maledizione di questi ultimi? Sia l'ipotetico legame di Radagon coi giganti, sia la teoria della maledizione dei capelli rossi scagliata su Marika sono topic scaturiti dalla descrizione della treccia rossa del gigante, che, con il suo ultimo paragrafo, ha portato un sacco di confusione nel dibattito della community. In italiano, infatti, l'ultima parte della descrizione suggerisce che Radagon fosse un membro della razza dei giganti, mentre la versione inglese utilizza un più vago A Curse of Their Kind, senza specificare se quel their, loro, includa anche lui o se faccia riferimento ai giganti e basta. Purtroppo neanche il testo giapponese aiuta in questo caso, perché l'ultima riga si limita a riportare un ancor più vago "era forse la maledizione del gigante?", senza specificare se gigante, Kyojin, vada inteso al singolare o al plurale. Ci tocca quindi procedere di logica e deduzione e, pensandoci un attimo, oserei dire che entrambe le teorie sono poco probabili. A esempio, nonostante il colore dei suoi capelli, il legame di Radagon coi giganti, bisogna correggere qua, appare fuori luogo, visto che il campione è apparso dal nulla a partire dalle campagne di Liurnia, ergo dopo la guerra dei Sacriderma, successiva alla guerra dei giganti. Affermare che Radagon sia un gigante, oltretutto, sminuirebbe molto l'impatto narrativo che il segreto della sua statua a Leyndell rappresenta. Anche la teoria della maledizione del gigante, scagliata verso Marika, non sembra reggere. Secondo questa teoria, il gigante di fuoco, per vendicare i suoi compagni caduti alla condizione di prigionia, avrebbe maledetto Marika tingendoli i capelli di rosso, in modo che questa portasse su di sé una sorta di marchio di infamia. Tuttavia, anche in questo caso, la teoria ha poco senso, visto che le maledizioni ci vengono rappresentate come condizioni fisiche parecchio destabilizzanti e difficili da sopportare, come ad esempio vediamo con i presagi. Oltretutto, se vogliamo essere onesti, che razza di maledizione è il tingere i capelli di un altro colore? Per qualcuno che ha sterminato la tua razza e ti ha imposto una servitù eterna, sembra una punizione alquanto leggera. Se poi vogliamo dirla proprio tutta, proprio alla luce della sua prigionia, il gigante non è nelle condizioni di maledire nessuno e non sappiamo neanche se è in grado di scagliare maledizioni, mentre Marika, sappiamo, può. Insomma, penso che la descrizione della treccia voglia semplicemente limitarsi a fare un paragone tra la condizione del gigante di fuoco e il ruolo di Radagon in quanto mastino dell'Ordine Aureo. Proprio come il gigante, infatti, egli aveva i capelli rossi ed era asservito ai voleri della dea. Fine dell'episodio dell'anima dell'anello. L'anima aurea. Qual è il rapporto tra Radagon e Marika? Per quanto entrambi siano parte dello stesso essere, Marika e Radagon hanno personalità e obiettivi diversi, e questo li porta inevitabilmente a scontrarsi. La prova più evidente di ciò è la descrizione del martello di Marika, dove viene detto che la regina usò quest'arma per spaccare l'Elden Ring, mentre Radagon lo usò per tentare di ripararlo. Ci sono però altri elementi più sottili che dimostrano le loro personalità diverse. Ad esempio, la campagna di guerra contro Liurnia è l'unica che si è conclusa con dei trattati di pace e, guarda caso, è la guerra a cui ha partecipato Radagon. Se ci fosse stata la regina Marika, detta anche Lady o con l'albero madre o crepate Marika,
A dirigere personalmente le forze armate contro i Cariani, dubito che le cose sarebbero andate così pacificamente. In generale Radagon mostra un atteggiamento molto più diplomatico e mite rispetto alla dea, tanto che anche i suoi figli sembrano avere un buonissimo rapporto con lui. Sia Raikard sia Radan celebrano la figura del padre, adornando l'elmo dei loro cavalieri con decorazioni rosse che richiamano i capelli di Radagon. E lo stesso Mikela ha dato il via a uno scambio di doni tra lui e il padre, tutti riguardanti incantesimi. Ma la prova definitiva delle loro personalità divergenti la si trova negli stessi eventi di gioco. La grazia di Marika infatti ci guida verso l'albero madre, mentre il sigillo di Radagon ne sbarra il passaggio, creando un muro di spine che ci impedisce di accedere e di raggiungere l'Elden Ring. Da queste interazioni possiamo notare non solo che entrambi hanno obiettivi diversi, ma anche che il loro rapporto è di natura conflittuale, sottintendendo un certo antagonismo reciproco. Quello di Marika appare più evidente, visti i suoi echi che permangono dentro la sua camera da letto, dove insulta il campione con il titolo dispregiativo di cane dell'ordine aureo, dal giapponese. Lo stesso Radagon non c'era il suo astio per la regina, e lo spadone dell'ordine aureo ne è esempio. La sua forma infatti richiama quello dello spadone ricevuto come dono di nozze dalla sua prima moglie, Rennala. Come ben sappiamo, infatti, doveva essere tradizione delle future regine di Caria donare uno spadone al loro consorte, cosa che infatti avverrà con noi, se decidessimo di diventare lo sposo o la sposa di Ranne. Il fatto che il suo spadone, simbolo del principe consorte, richiami l'aspetto di quello di Rennala, significa che, anche se sposato con Marika, il suo cuore era ancora legato alla regina del plenilunio, o che perlomeno avrebbe per sempre custodito il ricordo dell'amore trascorso insieme. Insomma, non proprio un gesto carinissimo da fare verso la sua nuova seconda moglie. Non viene mai spiegato il motivo dei disaccordi tra Marika e Radagon, ma si può teorizzare che si tratti del solito topos letterario in cui la creazione si ribella al suo creatore. Di per sé, Radagon è un derivato, la versione di serie B di un'altra entità. Volendo fare una battuta, è letteralmente il gender swap di un altro personaggio della storia. Il suo bisogno di sentirsi completo potrebbe originare da questa consapevolezza, e forse è per questo che il campione studia più branche possibili che spaziano tra la stregoneria e le preghiere. Potrebbe star cercando di colmare quel senso di imperfezione, di incompletezza, senza dover dipendere dalla volontà della regina. In un certo senso, Radagon si ritrova sempre, nel corso della lore, in una posizione di sottomissione e inferiorità rispetto a Marika, come vediamo sia quando egli ha dovuto abbandonare Rennala, sia quando è diventato secondo Elden Lord. Il titolo con cui viene spesso designato, ovvero Re Consorte, esiste davvero e indica il sovrano di un regno che ha assunto la carica dopo la morte o l'abdicazione del precedente re, ma che non è parte della famiglia reale, cioè proviene da un altro regno. In alcune monarchie del passato e del presente, questo significava che il re consorte aveva un peso minore nella vita politica rispetto alla regina e che non poteva prendere decisioni significative nello svolgimento del governo. Non sappiamo se effettivamente funzioni così anche a Leyndal, ma se si rimarca così tanto un titolo come questo nelle descrizioni e nei dialoghi che parlano di Radagon, un motivo ci sarà. Con queste premesse, potrete immaginare l'astio che si è sviluppato nel cuore del campione. Nato come metà di un'altra persona, egli aveva finalmente trovato una sua identità a Liurnia, con la famiglia che aveva generato, per poi vedersela nuovamente strappata via da quando Marika lo ha convocato indietro alla capitale. Questo potrebbe averlo portato ad assumere un leggero atteggiamento di ripicca e quasi sfida verso la dea. Citando ancora gli echi della camera da letto, Marika ricorda a Radagon: «Tu ancora non sei me, tu ancora non sei un dio», quasi come se la regina stesse ricordando al campione chi è che comandasse tra i due. Un altro possibile indizio di questo conflitto di interessi potrebbe essere l'esistenza dei talismani sigillo cicatrice e sigillo piaga. Nelle descrizioni di questi talismani viene spiegato che queste incisioni sull'occhio appartengono a coloro che sono stati scelti dalla divinità e sono la prova di aver ricevuto una missione che durerà per tutta la vita. Esistono le versioni di Marika, ma anche quelle di Radagon. Questo dimostra che anche Radagon di tanto in tanto impartiva missioni divine ad altri, seppur fosse solamente un re consorte e perciò senza il consenso e l'autorità di Marika. Chissà come mai uno di questi prescelti era un guerriero di Zamor, rinchiuso in una galera eterna. Non solo, ma se Radagon era in grado di incidere queste rune, ciò significa che a un certo punto, in quanto metà di Marika, anche lui stava sviluppando le stesse capacità divine.
Ergo, a un certo punto, c'era il rischio di avere due divinità nell'interregno. E, probabilmente, verso la fine, è stato effettivamente così. Non sappiamo quanto sia durato questo tiro alla fune tra i due, ma sappiamo che il conflitto è infine esploso con la distruzione dell'Elden Ring, dove Marika ha provato a distruggere tutto e Radagon ha tentato di salvare il salvabile, in un ultimo e significativo atto di ribellione. Se, apparentemente, Marika desiderava la morte, nel suo stato di dolore e follia, Radagon no. Quando entriamo dentro l'albero madre, il campione è ormai un guscio vuoto, proprio come Marika, usato come strato protettivo dall'Elden Beast ferita, ma giacché vediamo che il corpo di Marika assume le sembianze del campione della chioma rossa, è possibile che Radagon, seppur debolmente, sia ancora vivo, vigile e in allerta, nel tentativo disperato di salvaguardare non solo l'ordine che ha contribuito a creare, ma anche quel briciolo di identità che gli è rimasta. Alla fine, nemmeno la dea Marika è riuscita a sottrargliela, perciò non lascerà che sia un lowly tarnished a distruggerla del tutto. Non a caso, secondo alcune teorie, Radagon deriva dal nome di origine tedesca Radegund, che significa colei che decide di lottare. Sempre non a caso, Radegund è un nome principalmente femminile. Marika e Radagon condividono lo stesso corpo? Oppure sono separati? È molto probabile che fossero separati, perlomeno fino a quando Marika non ha deciso di rompere l'Elden Ring. O forse l'unione è avvenuta ancora prima della rottura, visto che qualcuno aveva scoperto il segreto di Radagon e lo ha celato nella statua di Leyndell. In ogni caso, visto che Radagon è stato per un bel po' di tempo da solo a Liurnia, presumiamo che fossero separati. Ma Radagon provava veri sentimenti d'amore per Rennala? Visto quello che abbiamo detto sul suo spadone, è molto probabile di sì. Ma c'è di più. Infatti, la runa di Radagon ha una forma simile a quella del sigillo dei cancelli di Re Ierucaria. Questo dimostra quanto l'esperienza a Liurnia sia stata importante per la formazione della sua personalità. Non sembra infatti che il campione avesse secondi fini, e una prova di ciò sta nel modo in cui Radagon accetta la cultura della popolazione di Liurnia e come si interfaccia con essa. Ad esempio, uno degli incantesimi che Miriel ci vende è Blessing's Boon, ovvero la versione meno potente di Blessing of the Earthtree, l'incantesimo che troviamo nelle camere da letto di Marika. Da chi può aver appreso un incantesimo dell'albero madre se non da Radagon? Il campione non era sincero solamente nei confronti di Rennala, ma anche del popolo di questa terra lacustre, prendendo ovviamente le dovute precauzioni e accortezze, anche con le migliori intenzioni. Si può dire, in un certo senso, che Radagon deve tutto a Rennala, e l'ultimo dono che le ha fatto, ovvero l'uovo d'ambra, è l'ennesima dimostrazione dell'amore genuino che il campione provava per la regina del plenilunio. Se è vero che la grande runa contenuta dentro l'uovo è quella che lo ha generato, allora lasciarla a Rennala era come lasciarle una parte di se stesso. Non poteva però sapere, purtroppo, che l'uovo l'avrebbe soltanto alimentato e peggiorato, avrebbe soltanto alimentato e peggiorato la depressione della regina. Ok? E questo è il parallelo tra il sigillo di Liurnia e, diciamo, la parete di spine che si trova dinanzi all'albero madre. Su questo mi piacerebbe poi nella versione finale del documento fare un'analisi sulla possibile, ma opinabile, ne parleremo in là, evidenziazione che potrebbe questo simbolo essere principalmente fin dall'inizio parte di Radagon e poi applicato all'interno del sigillo di Liurnia. Come funziona l'arte della rinascita applicata da Rennala con l'uovo d'ambra? In base a quello che il gioco ci mostra, si ipotizza che l'arte della rinascita funziona utilizzando l'energia vitale dell'uovo d'ambra, il nucleo di una lacrima d'argento, ovvero ciò che teoricamente consente alla lacrima di cambiare forma. È la base che ci permette di compiere la metamorfosi, mentre il potere vitale dell'ambra, di cui è fatto l'uovo, la rende permanente, come parte del nostro io. In poche parole, il nucleo ci permette di cambiare forma e l'uovo d'ambra gli conferisce vita. Tuttavia, il processo sarebbe un fallimento totale senza l'utilizzo della grande runa del mai nato, visto che questa perfeziona il processo di rinascita e ciò la rende essenziale per compiere una metamorfosi perfetta. In base a questo,
possiamo supporre che il motivo del perché Rennala continui a creare individui imperfetti sia dovuto al suo precario stato mentale. Nelle nostre mani, la grande runa ci permette di cambiare senza problemi, e a meno che non vogliamo vederlo come una mera convenienza di gameplay, questo successo potrebbe derivare dal nostro usare la runa per davvero, mentre Rennala, nelle sue condizioni, non è chiaramente in grado di garantire un processo sicuro. Con questa consapevolezza non posso fare a meno di pensare che, se mai dovessimo dare a Bock il nucleo della lacrima per rinascere da Rennala, o siamo stronzi o siamo deficienti. Come mai lo spadone dell'Ordine Aureo è nelle mani di una chimera leonina? Probabilmente la chimera lo ha rubato da una carovana. All'interno dei campi consacrati, ovvero dove si trova la grotta in cui la chimera si è rifugiata con lo spadone, ci sono 2 carrozze trainate dai troll, e all'interno delle casse che questi trasportano sono contenute la torcia di Santa Trina e la spada curva del flusso, che la prima è legata a Michela e al suo alter ego Trina, mentre la seconda era l'arma del maestro di spada di Malenia, entrambi item legati ai gemelli prodigio. Il fatto che questi preziosi oggetti erano trasportati dentro carovane sparse per i campi consacrati, ovvero nella zona dove risiede l'accesso per l'albero sacro, può indicare che sarebbero dovuti essere portati a Elphael, dove sarebbero stati probabilmente messi al sicuro. È quindi molto probabile che lo spadone dell'Ordine Aureo fosse insieme a questi. Forse lo spadone è stato recuperato in tempo da Michela, prima che gli altri semidei ci mettessero la mano. A quanto pare, una chimera è riuscita in ogni caso a rubarlo. Ed è anche vero che quel tipo di creatura, come descrizione di data mining, è definito comunque di Radagon. Quindi c'è anche un contesto di probabile anche idea o concept legato all'origine del potere di questa, diciamo, genesi del crogiolo legata ai capelli rossi di Radagon, eccetera eccetera eccetera. Ok? Qual è la posizione di Radagon verso i senza luce? Perché ci attacca? Radagon è chiaramente contro di noi, dato che siamo guidati dalla grazia di Marika. Nella versione 1.0 esiste persino una descrizione che racconta di come Radagon avesse avvisato tutti dell'arrivo dei senza luce per prepararsi al riguardo. Perché l'Elden Beast ci attacca? Non dovrebbe essere contenta, visto che stiamo cercando di aggiustarla? Beh, è pur sempre una bestia ferita, come dimostra quella sul suo ventre, sicuramente causato dalle martellate di Marika. Di certo non puoi metterti a dialogare con lei, ma devi prima calmarla. Non è un caso che, prima di uscire da Radagon, la bestia trova rifugio nel suo corpo usandolo come guscio. Oltretutto, l'Elden Beast, anche se riparata, fa parte di un'idea che è stata completamente devastata dalla follia di Marika, di cui noi siamo parte del piano. Qui ci sono cose abbastanza importanti. Cos'è il fondamentalismo dell'Ordine Aureo? Il fondamentalismo dell'Ordine Aureo è una dottrina, presumibilmente fondata da Radagon, come la descrizione del suo spadone suggerisce, che mirava a studiare le regole naturali dell'Ordine Aureo. Come abbiamo spiegato prima, Radagon è una sorta di uomo di scienza grazie al suo soggiorno a Liurnia, e il fondamentalismo altro non è che un'applicazione dei metodi scientifici appresi con Rennala all'interno del culto di Leyndell. Per questo motivo, la descrizione giapponese del sigillo del fondamentalismo ci dice che questa dottrina è anche una scienza. Può sembrare strano accostare il fondamentalismo dell'Ordine Aureo a una sorta di branca scientifica, visto che la definizione del dizionario di fondamentalismo descrive un tipo di atteggiamento conservatore e rigido verso dogmi e i testi sacri di una religione, cioè l'atteggiamento antiscientifico per antonomasia. E in effetti, quello che vediamo con Dee e Corin non è del tutto lontano da questa interpretazione. I due NPC sono fedelissimi ai principi dell'Ordine Aureo, tuttavia, a discapito del nome, il fondamentalismo non era stato fondato con questo spirito dogmatico, e ciò è appurabile dallo sdegno che Goldmask prova nei confronti dei cacciatori di coloro che vivono nella morte. Secondo la descrizione originale di Order Healing, il maestro li addita come stolti benefattori che vogliono soltanto vedere il male assoluto, accusandoli di aver trasformato una dottrina accademica in fanatismo. Lo stesso tomo di preghiere del fondamentalismo, chiamato Principi della legge aurea,
in giapponese ed è scritto come un tomo accademico ed esoterico, e l'arco a pulegge menzionano nozioni quali la matematica e la meccanica, elementi che nulla hanno a vedere con il conservatorismo e il dogmatismo. Non a caso, gli incantesimi dei fondamentalisti scalano sia su fede, sia su intelligenza, con legge della casualità e legge del regresso che scalano solo su intelligenza. Più che l'osservazione assoluta dei precetti, qui con fondamentalismo si intende lo studio dei fondamenti dell'ordine aureo, perlomeno nelle sue intenzioni originali, elemento narrativo della lore che non può richiamare l'immagine degli intellettuali di epoca medievale, non può non richiamare l'immagine degli intellettuali di epoca medievale, che in larga parte erano uomini di chiesa che si approcciavano a Dio e ai testi sacri con spirito ricercatore. In un certo senso, anche quella era scienza. È proprio come in quel caso il fondamentalismo si poneva l'obiettivo di spiegare le leggi naturali dell'ordine aureo tramite il metodo scientifico, in modo che tutti potessero comprenderne il funzionamento interno. Tale è il messaggio che emerge anche con gli echi di Marika dentro la chiesa dell'Albero Madre Minore, che, a questo punto, oserei dire che appartengono in realtà a Radagon. D'altronde, Radagon è Marika. In particolar modo i due principi cardine dell'ordine aureo, secondo gli studi dei fondamentalisti, sono la causalità e il regresso. La prima è la forza di attrazione tra significati, che unisce tutto ciò che esiste in un'unica catena di relazioni. In poche parole, tutto è legato da una catena di causa ed effetto e nessun elemento esiste slegato dagli altri. La seconda è la forza di attrazione del significato, in cui tutto ciò che esiste cerca di convergere in eterno. In poche parole, tutto si riduce all'entità singola e nulla è mischiato ad altro, il contrario del crogiolo. Questi due principi dimostrano come funziona l'ordine aureo della regina Marika, un ordine naturale statico, ove nulla cambia e tutto è tenuto insieme senza un cambiamento abbastanza grande che possa condurre a un avanzamento. È molto interessante il fatto che Elden Ring sia così esplicito e contemporaneamente abbia così tanti vuoti narrativi. È incredibile. È incredibilmente lacunoso Elden Ring su quello che fa. Secondo me è veramente tanto riuscire a strappar fuori questa ricerca, tanto che ancora non esiste nemmeno il DLC. Il DLC è profondamente centrale in quello che dovrà essere la discussione. Poi mi dispiace in realtà che, ragazzi, Madonna Santa, c'è la pioggia in background, siete isterici a volte, cazzo, vi rimetto l'Ingrave. Era una pioggia, non è relax la pioggia, non è una cosa bella la pioggia in un background narrativo. Relax, fuck. Ok, tornando a noi. Madonna santa, è che io non vi interagisco, ma vi leggo. Sono un quarto d'ora che parlate della pioggia, del cos'è che succede, aiuto. Relax, è un background musicale. Il documento di Bloodborne è 50 volte questo, e soprattutto non è una lista di domande e risposte. Non avete idea del documento di Bloodborne che roba è fuori di testa. Questo è mappa concettuale, appunti di scoperta, analisi seria e studio concreto di Elden Ring. Bloodborne non ci sono se e ma nel lavoro. Lui è finito, ok? Lui abbiamo tutto quello che serve. E oltretutto è scritto per essere anche di una run, di un percorso, di contenuto, non soltanto di lore. C'è l'ira di Dio in quelle 200 pagine e passa che saranno. Quindi Radagon non era un fanatico dell'ordine aureo e della volontà superiore? Non risulta, no. Ricordiamoci che la fedeltà all'ordine aureo non significa necessariamente fanatismo religioso. Lo vediamo con Kenneth Hyde, che si definisce servo del vero ordine, ma che comunque riconosce il nostro valore anche se siamo senza luce, seppur all'inizio esiti per un istante. Inoltre, per quanto alcuni fan della community vedano Radagon come devoto seguace dell'ordine, nulla nel gioco suggerisce questa sua ipotetica vena fanatica. Come spiegato prima, l'insulto di cane della legge aurea che Marika gli rivolge non si riferisce a una sua estrema devozione, ma alla sua posizione nella gerarchia instaurata da Marika stessa.
Inoltre, come discusso prima, il fondamentalismo dell'Ordine Aureo, di cui si fa portavoce, è tutto il contrario di una corrente fanatica. Non ci sono perciò prove che Radagon fosse un fervente sostenitore dell'Ordine Aureo, men che meno della volontà superiore, che, volendo essere ancora più precisi, non viene mai menzionata neanche da un fedele, come Corin in alcun suo dialogo. Cosa sono quelle lastre di pietra dentro le camere da letto di Marika? Sono testi antichissimi, il cui contenuto purtroppo rimane a noi ignoto. Insieme a queste lastre ci sono anche rotoli di pergamena, alcuni sparsi per terra e altri contenuti dentro dei vasi. Possiamo ipotizzare che questi particolari testi siano una testimonianza scritta del clan di Marika, i Numen, la cui esistenza risale ai tempi antichi. Ma a tal proposito, cosa sono i Numen? I Numen, in giapponese chiamati Marebito, sono un'antica razza proveniente dall'esterno dell'Interregno, nonché il clan a cui appartiene la regina Marika. Sebbene le informazioni sulla loro terra di origine siano abbastanza scarse, il testo giapponese ci viene in soccorso, offrendoci un po' più di contesto. In originale, nella descrizione delle origini Numen, nel menu di creazione del PG, viene spiegato che queste entità sono i discendenti di un popolo di un altro mondo. Quel altro mondo, menzionato nella breve presentazione, è indicato con Ikai, termine che viene usato per riferirsi all'aldilà inteso come oltretomba o in alternativa ad un mondo abitato da creature aliene, magari lo spazio. Considerato che in Elden Ring il cosiddetto cielo notturno racchiude in sé entrambi i significati, dato che al suo interno ci sono sì le stelle, meteoriti e satelliti, ma anche spiriti ed emanazioni spettrali, assumendo così caratteristiche che ricordano il cosmo in Bloodborne, si può teorizzare che i Numen siano creature spirituali provenienti dal mondo delle stelle. Fatta questa premessa, non sappiamo dire se il loro aspetto umano fosse già una loro caratteristica. Le opzioni sono due. O questa forma umanoide è sempre appartenuta a loro, e questo avrebbe senso se prendiamo in esame la forma del teschio di Astel o addirittura l'aspetto antropomorfo dei Lord Donici di Alabastro, oppure l'hanno assunta durante la loro permanenza nell'Interregno, magari interagendo con le bestie che, in quel momento storico, avevano ottenuto l'intelligenza. In particolare, se seguiamo questa seconda pista, possiamo anche teorizzare che i loro corpi, perlomeno agli inizi, erano meri gusci che contenevano le loro forme spirituali, e questo spiegherebbe come mai i Nox, che sappiamo essere imparentati con i Numen, possiedono conoscenze arcane sulla creazione di marionette o ricettacoli da plasmare a loro piacimento, vedasi le lacrime d'argento. Qualunque fosse la loro vera forma, possiamo dire con quasi certezza che l'arrivo dei Numen nell'Interregno risale ai tempi primordiali, perché all'interno di Farum Azula troviamo statue che ritraggono esseri dall'aspetto umano, tra tutte quella della fanciulla circondata da 3 lupi, nell'arena di Maliketh. Come abbiamo stabilito nelle risposte precedenti, gli esseri umani discendono dai draghi e dalle bestie e di conseguenza, considerata l'epoca primordiale a cui risale Farum, quelle statue non possono ritrarre semplici Homo sapiens. Per logica temporale devono ritrarre qualcos'altro e l'unica risposta plausibile è che si tratti della razza dei Numen. Questo spiegherebbe come mai, all'interno della città in rovina che fluttua nel cielo, ci sono elementi architettonici tipici delle città eterne, come ad esempio le piccole cupole che troviamo spesso nei piazzali di Nokron, Nokstella e nella città eterna senza nome, anche se la cupola di Farum risulta meno decorata rispetto a quella delle città sotterranee, forse perché più antiche. Si spiegherebbe anche il perché, apparentemente, gli antichi draghi come l'Anseax erano in grado di assumere la forma umana. Magari si tratta di una capacità che l'evoluzione ha sviluppato in loro per poter entrare in contatto con la formula umanoide dei Numen. Vi ricordo nuovamente che esistono i Draconidi in Elden Ring, prova del fatto che i rapporti tra le razze esistono in questo mondo. Oltretutto, il legame tra Numen e antichi draghi potrebbe anche spiegare il perché i Nox fossero tutti così interessati a creare i loro draghi personali, il cui potere si basava però sul ghiaccio, perché li hanno visti e volevano ricreare la loro forza. E qua ci stiamo, eh? In ogni caso, nel presente di Elden Ring, i Numen sono una razza come tante altre, dotate di un corpo fisico umano e di una spanna di vita molto lunga. Facendo un paragone secondo me abbastanza azzeccato,
seppur tenendo conto delle ovvie differenze, i Numen altro non sono che gli Ainur di Elden Ring. Come le suddette entità nel mondo tolkieniano, infatti, questi esseri sembrano legati al mondo spirituale e, come loro, potrebbero essersi incarnati in corpi da mortali per interagire con gli abitanti dell'Interregno. Non stupirebbe se fosse effettivamente così, visto che Elden Ring fa un sacco di riferimenti al mondo letterario di Tolkien, di cui J.R.R. Martin è un accanito fan. Potete notare le forme architettoniche che sono praticamente congrue. E questi non sono asset riutilizzati, ovviamente. Allora, in quel senso, cos'è successo alle città eterne? E cosa sono i Nox? I Nox sono una sottorazza dei Numen. Il loro legame con questa razza è dimostrato sia dalla natura di Numen, delle assassine dei Neri Coltelli, sia dalla presenza di rune nei nomi nella città eterna senza nome. Forse si tratta di un particolare clan. In tempi molto antichi, i Nox sfidarono la volontà superiore e come conseguenza di questo affronto provarono su di loro la sua ira. La rabbia della volontà fu tale che i Nox fuggirono nelle profondità della terra, edificando lì le loro città eterne che possiamo esplorare anche in tempi recenti. Infatti, al contrario di quello che molti fan pensano, le città eterne non sono sprofondate sottoterra, ma sono state costruite dopo che i Nox sono fuggiti. Altrimenti non si spiegherebbe il perché Nokron e Nokstella appaiono perfettamente costruite seguendo la logica del terreno. Oltretutto, continuo a definire l'esodo dei Nox come una fuga perché nel testo originale non viene menzionata alcuna punizione da parte della volontà superiore. Semplicemente l'entità divina si è infuriata per il loro alto tradimento e i Nox, per evitare le conseguenze della divinità iraconda, sono scappati nel sottosuolo. In effetti, se i Nox fossero stati concretamente esiliati, allora che ci fa la città di Sellia, che discende dalle città eterne in superficie? Come mai le assassine dei Neri Coltelli, discendenti delle città eterne, sono state ben accettate come ancelle di Godwyn? Chiaramente non vi è alcuna punizione o esilio in atto. Ancora una volta, la volontà superiore si dimostra meno tirannica di quanto si pensi. Non viene mai detto cosa esplicitamente abbiano fatto i Nox per far arrabbiare così tanto la volontà superiore, ma la lama ammazzadita sembra suggerire che il crimine sia stato l'omicidio, o forse il tentato, delle loro due dita. Capiamo ciò perché l'atto di uccidere le dita è considerato come alto tradimento nella descrizione originale di questo item, ma anche ciò che intende fare Ranni è definito nello stesso identico modo. Usando il rasoio di Occam, possiamo immaginare che questo grave gesto sia stato uccidere le dita emissarie della volontà superiore. Per via di questo crimine, ora i Nox popolano il sottosuolo dell'Interregno, in attesa dell'era delle stelle e il re della notte, ovvero un'era dove non vi è né influenza di un ricettacolo dell'Elden Ring, né influenza della volontà superiore delle sue dita. Un mondo senza dei e, in poche parole, ciò a cui punta Ranni, nonostante lei persegua questo nuovo ordine per i suoi scopi personali, completamente distaccati da quelli dei Nox. L'odio di questi peculiari Numen verso la volontà superiore è tale che le loro sacerdotesse indossano veli che coprono la vista, un gesto che plausibilmente simboleggia il rifiuto della grazia dorata che dimora nei loro occhi. Comunque, quando pensate a questi dettagli e riflettete sul livello di studio che i creativi di From Software inseriscono nel racconto, è fuori di testa. Abbiamo concordato che l'evento dei Nox avvenne in tempi antichissimi rispetto all'Ordine Aureo e l'Albero Madre, e questo fatto è molto più esplicito nella descrizione originale del set dei monaci Nox. Al suo interno è presente Taiko, una locuzione giapponese usata per indicare tempi antichissimi, quasi primordiali. Taiko viene usato anche per collocare temporalmente il momento in cui i giganti del fuoco cacciarono i draghi dal ghiaccio dalle vette, il soffio di Borealis in giapponese, e il periodo in cui iniziò la guerra tra i giganti e i guerrieri di Zamor, la maschera di Zamor, sempre in giapponese. Quindi possiamo stabilire che la fuga dei Nox avvenne in concomitanza con questi avvenimenti e, tacitamente, la descrizione ci conferma che i Numen sono antichissimi, come abbiamo discusso nella domanda precedente. I Nox sono legati alla dinastia di Ul? E cosa sono quegli scheletri giganteschi seduti sulle presunte chiese a forma di trono delle città eterne?
queste domande succose. È molto probabile, visto che le stregonerie degli uomini di argilla, che compaiono sempre nei pressi delle rovine della dinastia, ad esclusione delle rovine di Ul'd in superficie e il tempio circondato dal lago marcescente, e le stregonerie della notte condividono lo stesso simbolo runico, anche se di colori diversi. Il che, wink wink nudge nudge, un caso non è. È pertanto plausibile che la dinastia di Ul sia antenata delle città eterne. La dinastia sembra anche condividere dei legami con i fedeli degli spiriti ancestrali, che spesso si possono trovare in zone vicine alle sue rovine, proprio come gli uomini d'argilla. Questi uomini tribali, oltretutto, condividono all'incirca lo stesso colore della carnagione dei Nox e, proprio come loro, sembrano avere una certa conoscenza magica sul come entrare in contatto con gli spiriti e anche il come diventarlo, osservando alcuni di questi. Sulle origini di quegli scheletri giganti seduti sui santuari a forma di trono, invece, purtroppo non riusciamo a darvi risposte. Forse il DLC ci darà più info. Perché è vero, possiamo giocare un sacco a guardare le grazie dei vestiti e a dire il parallelo culturale da cui provengono, ma non basta. E sono d'accordo con il copium, ho un bruttissimo presentimento. Non di meno, vedremo. Perché non possiamo sparare a zero solo per il gusto di speculare. Potremmo, ma non mi piace. Qui, ragazzi, dopo un anno, ancora. A livello concreto, senza spararla, in che contesto si colloca Astel? Visto che le descrizioni ci dicono che Astel privò questa città eterna del suo cielo, è possibile che la tragedia parli della città eterna senza nome, visto che è l'unica in-game senza il falso cielo stellato tipico delle altre città sotterranee. È inoltre da escludere la possibilità che questa tragedia sia avvenuta prima o in contemporanea con la fuga dei Nox, visto che ai tempi le città eterne non esistevano. Ricordiamoci che sono state costruite successivamente. Cosa sono le stelle in Elden Ring? Ah, molto bene. Le stelle sembrano essere ammassi di vita che fluiscono, citando il primo trailer giapponese di Elden Ring, all'interno del cosmo, o più nello specifico del cielo notturno, Yozora. Sappiamo che queste contengono energia vitale, perché ogni volta che una stella cade nell'interregno, da questa si genera vita. L'esempio perfetto è l'Elden Beast, che dimorava dentro una meteora d'oro, ma si possono fare altrettanti esempi come le belve meteoritiche, il cui aspetto ed evoluzione suggerisce che queste creature sono la fase embrionale degli esseri noti come Astel, e i Lord Donice e Alabastro, nati con l'impatto di un meteorite. Ci sarebbe anche il dialogo di Sellen, che esplicita chiaro e tondo che la scintipietra, Kiseki, è per le stelle ciò che l'ambra è per l'albero madre. Queste pietre magiche, infatti, contengono il loro potere vitale. Forse è per questo che le stelle, secondo le descrizioni, un tempo decidevano il fato degli esseri viventi. Stiamo pur sempre parlando di forme di vita superiori e, in base al loro movimento o alla loro caduta, queste determinavano la sopravvivenza o la fine di interi popoli. Ed ecco anche spiegato come mai le pozioni di Selovis, a base di frammenti di luce stellare, usati anche dai Nox per creare i loro intrugli, sono in grado di sopprimere la volontà di una persona, rendendola una marionetta. Probabilmente perché una volontà più forte, quella di una stella, si sovrappone a quella dell'anima che risiede nel corpo, o in alternativa, più semplicemente, il frammento di luce stellare incatena la volontà di chi la ingerisce a quella di chi ha creato la pozione. Gli astrologi, in giapponese chiamati più poeticamente osservastelle, erano coloro che ricercavano il fato degli uomini osservando le stelle, e potrebbe essere grazie a loro che un tempo le persone potevano conoscere il loro destino. Seppur troviamo strumentazioni come telescopi e mappe 3D di sistemi solari, è possibile che l'esplorazione e l'osservazione delle stelle avvenisse anche sotto forma di spirito, dato che in Elden Ring esistono più istanze in cui il cosmo, o cielo notturno, come detto prima, viene raggiunto sotto forma di spirito. Vedasi le sorelle Meduse, Aurelia e Aureliette, e la stessa Ranni, che alla fine della sua quest ci dice, in attesa della nostra ascesa al titolo di Lord, che ci attenderà nel cielo notturno. Pure
Nella descrizione del talismano racconto dell'astrologa si dice che la giovane Rennala intraprese un viaggio seguendo le stelle per molto tempo, prima di avere un incontro fortuito con la sua luna. Chissà se questo viaggio era metaforico o letterale. Pare quindi che questo cosmo possa essere esplorabile anche sotto forma di spirito, e questo sottolinea, ancora una volta, il legame che c'è tra l'universo e l'aldilà, elemento narrativo trattato in Bloodborne e ora ripreso in Elden Ring. E qua si tornerebbe alla discussione fatta durante la speculazione sul DLC Shadow of the Erdtree, l'arena nell'acqua di Rennala, l'arena nell'acqua dell'Elden Beast, l'arena nell'acqua di Loretta. Non sono casuali, ok? Cos'è la corrente originaria? E perché l'Accademia di Reia Lucaria ne ha proibito le ricerche? In base a ciò che ci suggerisce il nome, sembra che la corrente originaria sia la fonte di vita primaria dell'universo. È proprio il suo nome a suggerire questa interpretazione. In giapponese, infatti, è chiamata Genryu, traducibile in sorgente o fonte di un fiume. Per questo in italiano è stata adattata in corrente originaria. In questo caso l'adattamento è stato veramente buono. L'utilizzo di un termine del genere, molto affine all'elemento dell'acqua, dà l'idea che il cielo notturno di Elden Ring è metaforicamente vicino al concetto di mare cosmico. In questo gioco, infatti Loretta ci combatte in forma di spirito, esattamente. In questo gioco, il mondo spirituale e quello cosmico sono spesso associati all'elemento dell'acqua, un elemento ricorrente nelle opere di Miyazaki, specialmente in Bloodborne, come detto poco fa. E questa simbologia è molte volte esposta esplicitamente. Ricorderete infatti il luogo dove affrontiamo il ricordo di Rennala, ovvero un immenso mare che si estende verso una luna piena, o l'arena dell'Elden Beast, circondata da alberi dorati sulla superficie del mare, ma anche quella dove affrontiamo il ricordo di Loretta o il terreno bagnato dove affrontiamo gli spiriti ancestrali. Inoltre, il termine originale dei Numen, Mare Bito, veniva usato nel folklore giapponese per quelle creature che venivano dall'oltremare per portare doni speciali agli abitanti del Giappone. A questo punto si può addirittura dire che l'universo spirituale e cosmico di Elden Ring sia parzialmente ricalcato su quello di Bloodborne, dove il cosmo è associato all'oceano e funge sia da spazio sia da oltretomba per gli spiriti. Perché Radahn ha fermato il moto delle stelle? Le descrizioni ci dicono che il generale Radahn fermò il moto delle stelle per proteggere la città di Sellia, tuttavia non specificano né il contesto né quando ciò è avvenuto. E tuttora questi rimangono un mistero. Si può ipotizzare che questo scontro sia accaduto durante la disgregazione, visto che l'Elden Ring è ciò che comandava le stelle, perciò la sua rottura deve aver portato a delle conseguenze abbastanza spiacevoli. Può quindi essere che il fermare il moto delle stelle, le quali rischiavano di precipitare sull'interregno, sia avvenuto durante la guerra tra semidei. Se così fosse, si spiegherebbe anche il perché Malenia ha marciato verso Caelid con il suo esercito. Senza il moto delle stelle, ciò che Michela voleva fare con l'Eclissi e i semidei senz'anima non poteva compiersi. Ma si tratta, ai noi, solo di una teoria. Oh, questa è ciccia bella, ragazzi. Allora, credo che questa sarà l'ultima cosa che leggeremo oggi. Abbiamo una live piena la prossima volta. Ci sono i rapporti di parentela, le conseguenze dei finali, Ietta, le tre dita, Serosh, Ago di Michela, Placidusax, Godfrey, Maliketh, il tradimento, Gurrank, Farumasula, oddio, Santa Trina, Madonna santa, le maledizioni di Michela e Malenia, ombre, empirei, insomma c'è parecchia roba. Ce la facciamo con un'altra live. Sì. Gli dei esterni sono entità soprannaturali che albergano nell'interregno, forze divine che possono influenzare l'ambiente circostante attorno a loro grazie alle loro caratteristiche. Molto si è discusso riguardo alla natura di questi dei e una delle teorie più comuni è quella secondo cui siano divinità spaziali che trascendono la normale comprensione umana e cercano di imporre il loro dominio sull'interregno con tutti i mezzi necessari. Un'idea dalla spiccata inclinazione Lovecraftiana suggerita dal loro stesso nome altisonante, anche in giapponese in questo caso, ma ne riparleremo tra poco. Tuttavia bisogna ricordarsi che Elden Ring è pur sempre un titolo giapponese e Miyazaki, che non è per nulla estraneo ai principi tipici della sua cultura, come ha più spesso dimostrato con altri giochi, ad esempio la stagnazione in Dark Souls,
e Sekiro, potrebbe aver giocato sulla terminologia. Infatti, seppur il titolo Dei esterni richiami palesemente i mostri spaziali generati dalla penna dello scrittore di Providence, non è detto che queste divinità di Elden Ring siano esattamente la stessa cosa. Infatti, più che entità cosmiche, gli dei esterni appaiono più affini alle forze divine presenti nella natura, come ad esempio i kami nello shintoismo o le divinità della natura nella religione dei nativi americani. Possiamo notare questa cosa dagli stessi elementi che queste divinità incarnano. La marcescenza scarlatta in giapponese è decomposizione rossa e infatti si manifesta con la corruzione e decadimento di ogni tessuto vivente. Guardate i morti erranti che troviamo in giro per Caelid. La madre informe è legata al sangue, la fiamma della frenesia al caos e il dio dei necrorapaci era legato alla morte. Se poi vogliamo legarci agli altri dei, che però non vengono definiti come esterni, il dio dei giganti è legato al fuoco e ogni luna incarna una delle fasi lunari. Se poi vogliamo spingerci oltre con la speculazione, possiamo teorizzare che anche lo spiritello menzionato nella descrizione del talismano della ballerina blu fosse un kami, che offrì ad uno spadaccino cieco il modo per contrastare la marcescenza scarlata. Molti potrebbero continuare a ribattere col termine dei esterni e a rimarcare il palese riferimento a Lovecraft, ma questo collegamento non è comunque affidabile. Ciò perché in giapponese non esiste l'iniziale maiuscola usata per identificare nomi propri o soprannomi, e di conseguenza non si sa se la nomenclatura originale, Sotonaru Kami, vada intesa o come il nome di un gruppo o come soggetto affiancato a un aggettivo. È importante sottolineare questa cosa perché nello script giapponese il kanji Kami viene usato indiscriminatamente per indicare sia Marika sia questi dei esterni, con l'aggiunta di Sotonaru, sia gli dei che non sono considerati esterni ma che fanno comunque parte della categoria di divinità, il dio serpente e il dio dei giganti, per esempio. Sia ancora gli Empirei, nel loro caso affiancato a Hito, quindi sarebbe Shinnin oppure Kamibito. Tutte queste entità elencate sono definibili dei o esseri divini, senza un'esplicita gerarchia. Per queste ragioni, molti fan orientali tendono a pensare che il soprannome di dei esterni, più che indicare una categoria di divinità a sé stante, si riferisca a tutti quegli altri dei che sono esterni all'ordine aureo, poiché in opposizione ai suoi principi. Questo spiegherebbe il perché, tra questi dei esterni, vengono menzionati solo il dio dei necrorapaci, guarda caso legati alla morte che l'ordine aureo ha rimosso, la marcescenza scarlatta, che vi ricordo è decomposizione, un altro aspetto legato alla morte, la madre informe legata agli omen, da quello che abbiamo visto, anch'essi esclusi dall'ordine aureo, e la fiamma della frenesia, che sappiamo molto bene quali effetti può avere sul mondo, anche se togliamo l'ordine aureo dall'equazione. Ricordiamoci anche che Miyazaki tende spesso a usare lo shintoismo come fonte da cui attingere metafore per veicolare i temi delle sue opere, e proprio nello Shinto la morte è considerata una delle principali fonti di impurità, idem per il sangue, ritenuto impuro ogni volta che fuoriusciva dal corpo. Pertanto, in Elden Ring, le divinità legate a questi elementi sono viste come esterne. Si spiegherebbe anche il perché le lune di Caria non vengono considerate tali. Perché la famiglia di Caria si alleò con gli Aurei. Neanche la fiamma della rovina è definita apertamente come dio esterno, perché è stata sigillata da Marika molto tempo fa. Idem per il dio serpente, che fu sconfitto in tempi antichi e solo ora sta recuperando le forze con Rykard. Cioè, capite? La deduzione da dove arriva? Non sono esterni, perché non sono esterni all'ordine aureo. Insomma, più che divinità Lovecraftiane, questi dei appaiono come forze della natura divinizzate, il cui potere può essere richiamato o veicolato tramite precisi rituali o invocazioni. Non a caso, in giapponese, gli incantesimi si chiamano preghiere. Oppure si manifestano in determinate condizioni, come fu nel caso di Malenia, che nacque con la marcescenza in corpo. Però hai detto che anche in giapponese il nome richiama metaforicamente le divinità di Lovecraft. Siamo sicuri che questi dei esterni non abbiano nulla a che fare con il cosmo? Nulla è sicuro per il momento. E questo, ragazzi, è un po' il fondamento di queste dirette. In Dark Souls 3 e Dark Souls 1, post-veteran, quella è roba sicura, quella è roba definitiva. Si può andare a cambiare un punto e virgola e forse un dettaglio o un'idea, ma il macro
È tutto evidentissimo. Fine. Qui siamo ancora con tanto lavoro, tanta ricerca, tanto amore, comunque al metodo scientifico e al sovvertire un'analisi con informazioni successive, no? Siamo allo starting point, non alla fine, esattamente. Nulla è sicuro per il momento, e se il DLC dovesse mai confermare l'idea che questi dei esterni vadano intesi come entità cosmiche, allora la questione sarà definitivamente chiusa. C'è però da dire che molto spesso i riferimenti di Miyazaki e Lovecraft sono per lo più estetici e non sfociano mai nel vero e proprio citazionismo, tanto che parecchie volte questi riferimenti non hanno attinenza alcuna con il materiale originale, se non nel nome. Per fare un esempio, il vecchio monaco in Demon's Souls è chiamato in originale Saggio vestito di giallo, e lo stesso Geremia di Dark Souls 1 è chiamato Re Giallo in giapponese. E entrambi sono un palese riferimento alla figura del King in Yellow, eppure i due personaggi hanno poco o nulla da spartire con l'entità in questione, senza contare anche il fatto che il King in Yellow non è neanche stato creato da Lovecraft, e già questo ci fa capire quanto poco serie siano le citazioni che Miyazaki fa verso le opere dello scrittore. Lo stesso Bloodborne, che è il gioco di From che più di tutti prende spunto dalle opere di Lovecraft, si limita soltanto a citarlo esteticamente, mentre tutte le tematiche tipiche dei libri dello scrittore sono completamente sovvertite. Per dire, gli dei in Bloodborne possono essere uccisi e gli esseri umani possono usurpare il loro trono, o addirittura usarli per i propri scopi. Insomma, non darei per scontato che Miyazaki, riportando dei esterni nelle sue descrizioni, voglia che noi pensiamo proprio alla definizione Lovecraftiana. Per ora vi lascio così e noi ci dobbiamo assolutamente aggiornare. Vorrei sapere com'è andata. Stiamo parlando di un lavoro in corso d'opera. È ovviamente una ricerca che non dà una soddisfazione permanente a ogni quesito, non vi andrà a togliere completamente la voglia di scoprire. Anzi, ben venga, e mi raccomando, con la dovuta attenzione. È molto affascinante l'idea che voi possiate nei commenti affrontare una ricerca insieme, d'accordo? Però attenzione, perché per esempio nella scorsa parte, nella parte 1 di 3, ci sono stati dei contraltari che hanno però avuto bisogno di immediata correzione. Ne parleremo nella terza parte, ok? Così che possiate vedere anche, uno, quanto dovete essere sereni nel provare a dire ma aspetta, non è che tuttavia secondo me potrebbe essere errato questo, ma ricordatevi che lo state facendo dinanzi a un documento con un anno di ricerca, sia nella community orientale, sia quella occidentale, sia la traduzione, sia la speculazione. Quindi è difficile superare la membrana di aspetta che non hai considerato quella roba là. Ma fatelo perché il gioco è questo, il bello è questo. È letteralmente come giocare con la scienza. Ok, questo è dimostrabile, è verificabile, torna, si può ripetere, d'accordo. Ma guarda, c'è quella cosa che lo smentisce. Cazzo, ok, cambiamo tutto. Dopo la terza parte, questo documento sarà a tutti coloro che sono sub di Twitch e Patreon/Sabaku. Ok? E potete farci quello che vi pare. È vostro. Poi magari lo stamperemo un giorno. Ma sappiate che il DLC può sovvertire tutto. Può cambiare veramente tanto il DLC. Vediamo. Ricordatevi, siamo in corso d'opera, ma le cose si fanno bene comunque, al meglio delle nostre possibilità. Ok? Ragazzi, buon proseguimento, buona serata. Il sondaggio retro game dopo le fiere. Grazie del supporto e siete stati eccezionali. Ah, avete anche riempito il sub goal mentre io leggevo. Ice Hunter, Fred the Brand, Trigger, Matteo, assistente Google, Ferro Battuto, Dave Cell, Paolo Druffi, Mario, Paolo, Blue Sky, Razy, Kuro Senshi, Agre, Jacoponi, Patato Bello, Matt, Sacrilegio, Paolo Nox, Mecno, Dual Keeper, Medomic, Nico, il Robottaro, Poltergeist, Stregato Twitch, Fedec, Steve, PG, RNSC, Welcome to the Covenant, Lost Highway, Albi Clarinet, Iron Genio, Deacor, Over,
Carmelo Pene e Zelot ancora con le sue 20 sub che ha investito su questo progetto, come fate tutti voi ragazzi. Grazie di cuore, faremo sempre meglio. Terza parte mercoledì, grazie per esserci stati. Non vedo l'ora di questo DLC.